Per secoli mi hanno conosciuta e chiamata come la madre di quei giuristi che seppero riportare l'Europa tutta alla civiltà e all'ordinamento legale. Accanto a questa mia celebre università del diritto, non di meno, concepì col tempo altre spontanee scuole, esperte queste in peculiari discipline scientifiche e umanistiche, riunitesi presto sotto il vessillo di Università degli Artisti. La legge e le arti, figlie mie sapienti, si stanziarono diffusamente nella turrita città e trovarono alloggio una di fronte all'altra, al di qua e al di là dell'odierna via d'Azeglio, dove potettero adunarsi per le loro assemblee negli autorevoli conventi e nei prestigiosi monasteri dei rispettivi antichi quartieri. Per volere papale nel 1563 riuscì finalmente ad accoglierle in un'unica grande dimora, l'Archiginnasio, ove l'architetto Morandi, detto il Terribilia, aveva predisposto a entrambe un'apposita aula magna. Ricevevo così i legisti attraverso lo scalone di destra e li ospitavo nella sala dello Stabat Mater, il cui nome oggi ricorda la composizione che Rossini vi eseguì a metà Ottocento. Gli artisti, invece, li conducevo per lo scalone di sinistra, verso l'attuale sala di lettura della biblioteca, che dal 1838 ha preso i miei spazi. Lieta del mio lascito, ero ai tempi già signora di una nuova residenza, quella definitiva, nella quale avevo trovato confortevoli e adeguati ambienti, ammodernati il secolo precedente dall'illuminato Istituto delle Scienze. Fu in Palazzo Poggi che le mie figlie, per la prima volta, si riunirono in un'unica grande aula per le ufficiali occasioni, la limpida Basilica Libraria di Carlo Francesco Dotti. Eretta per volere di Benedetto XIV, l'immensa sala aveva ingrandito le disponibilità del cinquecentesco palazzo del Cardinal Poggi, permettendo ai 30.000 volumi dell'istituto di avere una degna collocazione sulle scansie lignee disegnate da Ercole Lelli. I 28 busti in terracotta dei geni passati, plasmati dalle abili mani del Tadolini, dello Scandellari e del Balugani, si trasformarono in tal modo per oltre un secolo da vigili protettori del sapere a illustri spettatori dei miei grandi eventi accademici. I banchi di lettura, che oggi scandiscono la vasta navata, al contrario vennero aggiunti negli anni 30 del Novecento, quando il voluminoso ambiente tornò ad essere biblioteca, questa volta ad uso universitario. Era iniziata nel frattempo un'avvincente sfida tra i migliori architetti locali. Modellini e disegni proponevano ad un'apposita commissione nuove soluzioni per una mia più moderna aula magna. Il periodo richiedeva soluzioni trionfanti, magnifiche cattedrali laiche, dove la riforma del ministro Gentile poteva dirsi rispettata in un'esaltazione ossessiva ed elitaria del nuovo culto pedagogico. Ne uscì vincitore il razionalista Giulio Ulisse Arata con il suo tempio pagano, sobrio e monumentale, come il fascismo richiedeva ai tempi. La mia sede era dunque cresciuta ulteriormente, ora sul retro, e Palazzo Poggi poteva ormai dirsi vero e proprio isolato cittadino. Di questo spazio così solenne, oggi resta, ahimè, solo l'ingresso, dal quale si accede alla nuova parte della mia biblioteca. L'ottocentesca e la novecentesca aula magna si sono così unite e legate in un unico silenzioso scrigno di conoscenza. Dal 1988 è Santa Lucia a riecheggiare di discorsi solenni e di giubili studenteschi. La chiesa gesuitica, sorta su un piccolo sacello fondato dal vescovo Petronio, è uno dei tanti luoghi cittadini usati e abusati in vario modo dopo le soppressioni religiose. Venne disegnata nel 1623 da Girolamo Rinaldi, al quale subentrarono Francesco Maria Angelini prima e Vincenzo Vannini poi. Oltre 2 secoli di cantieri e rimaneggiamenti che lasciarono al comune un edificio privo di facciata,
con un interno limpido e frizzante, ma senza cupola e senza transetto, e con un'abside notevolmente ridotta rispetto a quella gigantesca iniziata dal Rinaldi, ora trasformata in spazioso ambiente per conferenze e convegni. Tra 8 e 900, l'ampia navata venne convertita in un'insolita palestra, nella quale vide la luce la vincente Virtus, che ancora trionfa tra le squadre di basket nei campionati internazionali. Successivamente, invece, spalliere e canestri furono sostituiti coi banconi da manovale dell'Istituto Aldini Valeriani. Le quotidiane preghiere dei gesuiti avevano così ceduto il posto ai rituali produttivi dei tempi moderni. Spettò a me, infine, il compito di riportare agli originari splendori l'antico luogo di culto. Lo scelsi per festeggiare i miei 900 anni e per rivivere poi quelle fastose cerimonie che mi si offrivano, quando ancora ero giovane, nelle tante chiese cittadine. Una sola aula magna per questa anziana università d'Occidente, che rimane comunque tutt'oggi legata a quella primordiale usanza di lasciare autonome le sue varie scuole. Si può dire, infatti, che ogni edificio accademico abbia trovato uno spazio di rappresentanza nel quale conferire lauree, tenere convegni, organizzare incontri. Un'unica aula magna, sì, ma anche tante grandi aule, dunque, quelle realizzate negli istituti di inizio secolo, quasi un elemento imprescindibile nella pianificazione della mia cittadella, per lo più ideate da Gustavo Rizzoli e da Guido Zucchini, tutte simili, coi loro spalti lignei a forma di teatro greco, spesso impreziosite da elementi déco e arredi originali. Quelle negli edifici storici, poi, che sono riuscita così bene a rianimare nel corso del XX secolo, quando decisi di immergermi ed effondermi nuovamente nella mia Bologna. Quale sorpresa ritrovare sotto l'intonaco della cadente palazzina della Viola, usata per decenni come mero deposito da giardinaggio per il limitrofo orto botanico, lo splendido ciclo pittorico su Papa Silvestro, eseguito per i Ferrero e il loro collegio dei Piemontesi a metà Cinquecento dal manierista Prospero Fontana. I virtuosismi del racconto agiografico sono così tornati ad avvolgere altri studenti forestieri, questa volta giunti da tutte le parti del mondo, qui radunati nella mia sede delle relazioni internazionali. Quale fortuna, i cari studenti del DAMS, che possono vantare un salone come quello dei Marescotti. Essi siedono sotto il doppio volume pensato dal Monti a fine Seicento, aereo e luminoso. Attorno a loro schiamazzano putti festanti che non conoscono il dolore, pur giocando tra le armi dei grandi. Alle pareti scorrono scene del Caccioli, oggi enigmatiche, ma che un tempo ricordavano con facilità agli illustri ospiti le gesta e i personaggi che resero insigni i padroni di casa. Tutta questa superba esaltazione scoppietta sotto la volta merlettata dei fratelli Rolli, dove la casata dei Marescotti trionfa sfidando il tempo e decantando i suoi lasciti. E cosa dire degli spazi di rappresentanza degli ex conventi di San Giovanni in Monte e di Santa Cristina? Oltre i sontuosi palazzi e i prestigiosi collegi, decisi di recuperare anche queste sedi religiose per riportare in esse l'originaria atmosfera culturale, non più riservata tuttavia agli ordini clericali, ma aperta alle nuove laiche generazioni. Gli storici e gli storici dell'arte siedono oggi negli spaziosi e austeri refettori, ascoltando le parole dei loro maestri. Aule accademiche, monumentali biblioteche, saloni da ballo e persino mense religiose, accomunate dall'essere e dall'esser state sale di rappresentanza, dove le sedie e le gradinate richiamano,
o hanno richiamato a raccolta quella vasta famiglia diffusa ed eterogenea che ho dato alla luce nel corso di questi ricchi e felici secoli.